E là, bentornati nella rubrica Broken Metal di Broken Stories. Io sono Flavio Truisi e qui con me Alberto Costa, che è il nostro Virgilio nel mondo del metal e in particolare del black metal, o forse anche il nostro Virgilio Barbero Barbero nel mondo del metal, del black metal in particolare. Nei video precedenti abbiamo parlato del proto black metal e oggi ci troviamo da un punto di vista cronologico nel momento topico che riguarda la nascita della seconda ondata. Quindi chiariamo subito: ci sono tutta una serie di eventi ben noti che fanno parte sia della storia musicale che della cronaca nera. Delle persone hanno perso la vita, delle persone sono finite in galera, alcune se ne sono andate di loro spontanea volontà, altre non di propria volontà, e in tutto questo il mito del black metal è fiorito da radici è divampato, giusto, in una maniera molto oscura. Questo fa parte della sua tradizione affascinante. Noi qui cercheremo di rispettare, perché la parola chiave è rispetto, la vicenda umana, ma anche, se volete, artistica di questi giovani padri fondatori. Non vogliamo rimestare nel torbido, vogliamo parlare di questo fenomeno che è un fenomeno artistico, musicale e con un alone di misticismo che esiste, di mistero, e che chi lo ha vissuto da ragazzo molto giovane, come per esempio Alberto, lo ha provato sulla propria pelle, quindi ne può parlare a ragion veduta. Lo facciamo appunto con grande rispetto. Anche da parte mia, che invece non l'ho vissuto in giovane età e non sono stato così imbevuto di misticismo, di temi esoterici che comunque fanno parte di questo filone. Questo è un filone che ha in sé una spiritualità spiccata, opinabile, criticabile, quanto volete, ma esiste. Umana, soprattutto. E soprattutto umana. Quindi, ok, i Mayhem hanno cominciato, qualcuno ha perso la vita, qualcuno l'ha tolta, e poi tanta gente si è innamorata, si è appassionata di questo genere. Tu l'hai vissuto proprio sulla pelle e sotto la pelle. Che cosa significa il black metal per te, esattamente? Il black metal è due cose. Un culto, volendo, perché appunto il rispetto che c'è da parte mia e di tanti altri verso soprattutto questo periodo che andiamo a scoprire in questi video è un vaffanculo. Un culto e un vaffanculo? Sì. Ok, mi piace. Perché? Perché il black metal è forse l'ultima forma di resistenza artistica al mondo di oggi. Sembra una supercazzola con scappellamento a destra, ma non lo è. Perché nel black metal l'intento di fondo è quello di sbaragliare qualsiasi convenzione, qualsiasi regola, qualsiasi dogma. Per quello va tanto Satana, per quello va tanto la vicenda sanguinosa dietro, perché quello fa parte del fascino del genere e anche del motivo per cui uno se ne innamora e della rottura tra quel mondo e quello della gente normale. I fatti di cronaca riescono quasi a farti sembrare quei ragazzi di 18 anni provenienti da un libro horror, da un film horror, da un Lucio Fulci, da uno Stephen King. Distaccano. Si stagliano come figure Negative volendo, ma distaccano. Ma eroiche. Eroiche come Lucifero nel Paradise Lost di John Milton. Sì, è come il senso di eroismo è lo stesso. È come i grandi poeti romantici, che erano personaggi eccessivi. L'eccesso diventa normalità come forma di ribellione. Vaffanculo. È il più grande vaffanculo di un movimento culturale, secondo me, dopo il punk.
Sì, che tra l'altro, soprattutto nei primi Mayhem, il punk abbonda. Quindi E nei Venom, e in quelli, nei Battery, in quelli di cui abbiamo parlato negli scorsi video. Sì, come movimento musicale è un vaffanculo persino all'estremo che c'era prima. L'idea di black metal alla musica nasce, estrema, sì, vogliamo dire. alla musica estrema che c'era prima. Il black metal nasce per essere, tra virgolette, peggio del death metal dei Morbid Angel, del death metal degli Entombed, che impazzava tra fine anni 80 e inizio 90 in Europa Sì. e sulla costa americana. Il black metal nasce proprio con quest'idea. Fare peggio, fare paura, fare schifo, distruggere le barriere. E dire vaffanculo al perbenismo, al conformismo. Attraverso tutto quell'immaginario che al me di 17-18 anni ha cambiato profondamente. Io, cioè, me lo diceva anche mio padre, c'è un te prima e dopo aver scoperto il black metal. Perché oltre all'ambito musicale, questa roba qui ti entra talmente dentro che tu non è che incominci a fare i riti satanici a disegnare pentacoli sui muri, anche, ma non per forza. Qualcuno lo fa. Anch'io, però. Anche tu. Sì, ma dicevo, ti porta ad interessarti, per esempio, a tutto quello che ho qua dietro. Senza black metal io a questa roba qua non ci sarei arrivato. Questa roba qua è letteratura. Letteratura horror, weird, film di un certo tipo, il fantasy, perché comunque, ricordiamoci, erano ragazzi, qualcuno era un gran giocatore di ruolo, basta vedere le copertine del famoso Conte, prese da un libro di istruzioni di Dungeons and Dragons. Erano ragazzi immersi in un immaginario che io conosco molto bene, che è un'alternativa alla realtà, Ha una realtà così di com'è. merda. Come che loro dicevano, io qua dentro non ci voglio stare, e lo dicevano volutamente o meno. C'è chi ci si è trovato per sbaglio, come di Dead, che si credeva già morto. Allora, chiariamo per i non addetti. Dead è stato il cantante dei Mayhem iconico. Fino al 1991. Un ragazzo che, di nuovo, rispetto, soffriva di una sindrome che si chiama... Sindrome di Cotard. Che ti fa pensare di essere già morto. Purtroppo ha deciso di andarsene molto giovane, in maniera molto drammatica. Ed è quello che ci ha lasciato il testo della più bella canzone dei Mayhem, che la trovi su The Mysteries Dom Satanas, che è Life Eternal. Ok. Quindi stiamo parlando di ragazzi che dicevano il mondo così com'è a me non piace e voglio ribellarmi. E come faccio a ribellarmi se già prima di me altri hanno fatto casino, hanno spaccato tutto, hanno prodotto musica estrema? Che cosa posso fare io? Risposta di Euronymous: produco musica estrema e faccio casino. Mentre il movimento death metal, a parte delle eccezioni che in questo momento non mi vengono in mente, ma se ce ne fossero scrivetele, il black metal ha avuto anche una dimensione extra musicale molto importante, soprattutto a livello di lore, di storia del genere. La parte extra musicale è quella che a 18, 19, 20 anni ti fa innamorare. La musica è la colonna sonora mentre tu leggi i racconti di quello che combinavano. Perché quello che combinavano è la più chiara messa in atto del vaffanculo alla società così com'è. Pensa alla Norvegia, un paese dove la religione cattolica era quasi opprimente, dove, come dicevi tu, non passavano i film horror in TV. Un paese molto puritano, la parola è questa. Era un paese, non so adesso, puritano. E quindi come fai a ribellarti veramente in modo violentissimo a questa roba qua? Devi andare oltre. Devi andare oltre a quello che è musicale. E come sappiamo il black metal è salito all'onor di cronaca per questo, e purtroppo per molti in secondo piano per la musica. A livello musicale comunque, tolta la cronaca, tolto tutto, ci sono degli album che se sei nella musica estrema e non ti piacciono è solo colpa tua. C'è un fatto da dire.
la fama di questo famoso Inner Circle, che era un gruppo, diciamo, selezionato di musicisti di questo movimento nascente, è dovuta soprattutto, purtroppo, universalmente, ai fatti di cronaca. Infatti, il libro che è qui dietro, Lords of Chaos, non è un libro sulla musica in sé, ma sulla follia di questi ragazzi che passarono il segno. Però bisogna dire una cosa, e dobbiamo dirla chiaramente. The Mysteries Dom Satanas Sì. è un disco bellissimo, è incredibile, le composizioni sono meravigliose, ti portano in una dimensione altra, in un mondo parallelo, oscuro, ma i riff sono meravigliosi. I musicisti magari non erano session man, non erano Non c'era virtuosi, Steve Vai, non c'era Yngwie Malmsteen, ma... hanno tirato fuori delle robe E tra l'altro avevano 17, 16, 18 anni. che è l'età dei grandi poeti romantici in cui hanno prodotto le cose migliori. È un movimento di giovani con dei talenti incredibili, questo va detto. Che poi abbiano anche fatto delle cose assurde, ci sta, però musicalmente dobbiamo dirlo una volta per tutte, non stiamo parlando dei primi arrivati. Ci tengo a fare una postilla a questo. Non voglio andare a perdermi sul fatto di cronaca e su tutto quello che Perché? Perché c'è quel libro lì, purtroppo. Vabbè. C'è un film, ancora peggio, ma soprattutto per un fatto di rispetto personale che ho verso tutto quello che è il black metal, dagli inizi, dal 90, fino a quando è esploso con l'approdo dei Dimmu Borgir sotto Nuclear Blast e i tour mondiali e tutto quanto. Quel black metal lì, dal 90 al 97, incute ancora timore e rispetto, e così deve restare. Una corrente musicale dove il mistero era il vero padrone della scena. Tu vedevi la gente pittata non per farsi selfie su Instagram, ma perché erano tutti con il desiderio di crearsi un alter ego, una seconda personalità che iniziava e finiva nel momento in cui suonavano black metal. Era proprio un distacco, un vaffanculo a quella che è la vita normale. Non essendoci i social media, quel mistero lì era molto più palpabile. Adesso non esiste quasi più, a meno che tu non abbia avuto una fortuna che ho avuto io e di cui sarò sempre grato, di essere stato cresciuto da persone appartenenti alla famosa vecchia guardia, Che hanno iniziato. che mi hanno detto: se vuoi viverla bene, lascia perdere il video su YouTube, lascia perdere lo streaming. Vuoi parlare di black metal? Vieni qua, in un negozio, in una casa, in montagna, e ne parli con noi. Voglio agganciarmi a questo per dire che in effetti i cultori e i cultisti del black metal amano avere il CD fisicamente, il vinile. Sono ancora persone che la musica la comprano, che se la portano a casa, che vogliono sentirla fra le dita, e che vanno ai concerti, che vogliono appoggiare questo movimento culturale e musicale. Perché E anche questo è decisamente fuori moda. In teoria, quando io ho avuto le facoltà per ascoltare black metal, della seconda ondata di questo movimento qui non c'era più un cazzo, ma mi ci sono trovato così bene dentro, col senso di ribellione adolescenziale che avevo dentro, che in qualche modo ho dovuto pagarle tributo. E il mio tributo è questa roba qua. Oh, mostriamo un po' di... Il mio tributo è andarmi a cercare questo Nord dei Ceterial in prima stampa del 96, e andarmi a prendere i Darktron, e andarmi a prendere Kvist, che non è questo in piemontese, ma è... no. E soprattutto andarmi a cercare quelle perle che custodisco quasi con gelosia, perché sono quei dischi dove ho lasciato l'anima, ok? Sono dove l'ho persa, quelli che me l'hanno fatta perdere, sì. Io probabilmente ricorderò con più felicità la scoperta di In the Nights Eclipse della perdita della verginità. E infatti In the Nights Eclipse in prima stampa del 94 è qui.
Questo vaffanculo che il black metal ha ancora la voglia e l'energia di opporre alla società così com'è, secondo me è molto prezioso. È, è una delle forme È di... l'ultima forma di resistenza. No, non credo sia... No, è una forma... A livello artistico forse sì. Forse è una forma molto, diciamo, nichilista, una forma molto misantropa, individualista, di opporsi a questa società così com'è. Sì. Io credo che avere dentro di sé questa capacità di mandare tutto a fanculo distingua le persone. Perché chi ce l'ha ancora, secondo me ha ancora dentro qualcosa di prezioso. Chi si è completamente invece conformato, adattato, chi dice fondamentalmente non c'è alternativa, come diceva Margaret Thatcher, è tra i nemici dell'umanità. È perso, ma è anche una persona pericolosa, perché non contempla nemmeno la possibilità che ci sia un modo diverso di vivere, di concepire l'esistenza, di stare al mondo e anche, se vogliamo, poi di cambiare la società. Il black metal non propone come cambiare la società, perché è proprio solo la pars destruens del discorso. Fare casino, distruggere. Distruggiamo tutti. La pars costruens spetta a qualcun altro, però ci serve che ci sia ancora questa energia. Assolutamente. Difatti perché in tanti, e io per molto tempo sono stato uno di loro, criticano le evoluzioni più moderne del black metal perché sembra che il vaffanculo si sia perso a favore di tematiche o troppo politicizzate o frivole. Perdi quel senso con la rabbia per andare a giocare su cose, per andare a toccare argomenti, secondo me, che con il vaffanculo del black metal c'entrano poco. E non parlo per forza di politica. Il black metal è un ritorno alla natura. È un ritorno alla natura che fa più paura. È la natura romantica. Primordiale. Romantica, come quando abbiamo citato il quadro di Friedrich. Sì. È quella natura che fa paura, è la rovina delle vestigia del passato. Il black metal è quello, è un voler ritornare ad un mondo dove la società non fa così cacare. Sì, guarda Quarton che richiama costantemente alla mitologia norrena da Bloodfire Death in avanti. Come nel romanticismo, il voler tornare a una società migliore è un'illusione. È un'utopia, certo. È un'utopia, è un'illusione. Non c'è mai stata una società ideale. E la natura non è un rifugio in cui si risolvono tutti i problemi. A me interessa e mi piace molto del black metal che è completamente irrazionale. Cioè, sì, noi cerchiamo un po' di spiegarlo, però in realtà è semplicemente... Non c'è nulla da spiegare. È la furia dell'inconscio. Esatto. È la furia. E il daimon, questa roba qui, che abbiamo tutti dentro, che riesce a parlare. E quindi torno a questo inizio del black metal, seconda ondata, dove questa furia dell'inconscio comunque è stata liberata e ha prodotto quello che produce la furia. Era praticamente forse inevitabile. Quando lasci parlare certe cose, se parlano davvero, fanno casino, possono arrivare solo lì. Possono arrivare all'estremo, possono far male. E come ascoltatori noi abbiamo il privilegio di immergerci in questo malessere, in questa furia, in maniera, passiva. Noi ascoltiamo in un certo senso, no? Io passivo. L'ascolto, mi sfogo ascoltando. Sì, ma se tu sei quello che dà vita a questo movimento, sei il primo, sei il secondo, lì ce ne devi mettere tanta di furia. Io mi sono sempre chiesto in questi anni di ascolto di black metal se mi fossi trovato in quella situazione, se fossi riuscito, saresti riuscito a rimanere buono e a non farmi portare da quella roba lì. Entra poi in gioco la dinamica di gruppo, il voler primeggiare su uno e sull'altro, sì. il gioco di chi è più estremo. Okay, uno dei problemi che si dice siano nati all'interno dell'Inner Circle era tra alcune personalità il gioco a chi è più estremo.
in pratica chi ce l'ha più lungo. Sì, però era più figo. Era più figo, però c'è dentro anche questa pulsione più Chi forte. ci crede di più, chi è più vero, Sì. cioè, Chi è questo il poi, capo, chi è il questo leader. poi si è trasformato nella becera lite da social. Io sono true e tu sei un poser. Prova a portarla all'alba di Però questa la roba. lite da social che dici tu esisteva anche sulle riviste degli anni '80. Sì, per i Manowar e tutta quella storia lì. Sempre Però col esistito. black metal c'è stato un nuovo calcio in culo verso l'esplosione recrudescenza. di questa roba. E un po' va bene. A me piace questo aspetto della musica, ehm, anche perché credo che non sia un elitismo, ok? Ma credo che per arrivarci tu debba avere una predisposizione emotiva. Per come lo vedo, per come la vedo io, se per appassionarti, per capire, per godere appieno del black metal, tu devi aver mangiato un po' di merda nella tua vita. Altrimenti ad apprezzare certe sfumature non ci arrivi. Quella spinta che ti porta a voler trovare qualcuno che si senta come te, che abbia bisogno di identificarsi in un'esplosione di furia, di incazzatura, in una bestemmia urlata verso non si sa bene quale divinità. Quel bisogno lì esiste se dentro di te c'è un percorso emotivo, uno studio di te stesso. Tu non puoi apprezzare il black metal se prima non hai capito te stesso. Io credo che sia un'esperienza, quella del black metal, molto intima, ok? Sì. Per me, almeno per me lo è stata. Cioè, penso che non ci sia nessuno tra la mia cerchia che la viva come me, ma come non ce n'è nessuno che la vive come te, o come l'altro che ascolta black metal dall'altra parte della valle, perché ognuno di noi in quella ribellione lì cerca qualcosa che gli manca. Certo, una specie di via di fuga, che è quella che io trovo anche nella narrativa, di intrattenimento, di evasione, la narrativa fantastica, quella che dice ti racconto un altro mondo, un'altra realtà. Io mi identifico molto nei versi finali del terzo pezzo di Anthems to the Welkin at Dusk degli Emperor, che è Thus spake the Night Spirit, così parlò lo spirito della notte. Ed è una preghiera a questo spirito della notte che si chiude con Night Spirit, embrace my soul. Spirito della notte, abbracciami l'anima. Io, quando ho scoperto questa roba qui, l'abbraccio da parte di questo modo di vivere, di sentire, l'ho provato, ed è per quello che amo questa roba qua, perché ho provato quell'abbraccio di cui avevo bisogno in quel momento, e non è una minchiata da baci perugina, è un bisogno che altrimenti sarebbe esploso in altri modi probabilmente più autodistruttivi. È per questo che io, per tutto ciò che è il black metal dei primi anni 90, ho un rispetto e un amore viscerale. Sono stati artisti capaci di sondare queste profondità oscure e di tirarne fuori qualcosa di buono. Alcuni sono stati più sfortunati perché hanno trovato quello col grilletto facile. Perché hanno trovato qualcuno che sì, non è riuscito, non aveva la possibilità di arginarsi. Che probabilmente non gli è bastata l'espressione del genio, e ha dovuto andare proprio sull'esplosione dell'umano. Torniamo di nuovo ai grandi poeti del passato. Queste erano personalità esplosive che cercavano magari poi anche di trovare una valvola di sfogo nel viaggiare per il mondo, nel andare in guerra, sì. No? Lord Byron stesso. In Grecia, voglio dire, questi non si limitavano a scrivere le poesie, poi andavano a combattere, vivevano esperienze estreme. I poeti romantici del passato erano considerati delle rockstar, erano le rockstar dell'epoca. Ogni movimento culturale vero, autentico, purtroppo bisogna dire che spesso nasce anche un po' nel sangue. Sì. L'Elvete come New Orleans. Sì, come parlavamo Seattle. prima tra di noi del blues, del jazz. Quante storie di
oscurità, di sangue versato, di musicisti morti giovanissimi e poi diventati leggenda. Vedi come il diavolo comunque torna in tutto ciò che è arte nuova e divisiva, distruttiva. Certo, perché noi abbiamo dato il nome di diavolo a tutto ciò che è... Tutto ciò che è diverso, sì. che è ribellarsi allo standard. Ribellione, anticonformismo, sì, e poi anche cose peggiori. Cosa un po' sì. Peggiori. In questo caso, col black metal di seconda ondata degli anni 90, a differenza della prima, si può parlare di movimento nazionale. Perché nasce in Norvegia, ha delle propagini in Italia, in Germania, in Svezia. Per esempio, tutti dicono, e io concordo, che una delle prime band black metal ce l'avevamo noi in Piemonte, con i Mortuary Drape, che da fine degli anni 80 hanno incominciato a suonare quello che poi troverà la sua massima espressione in All the Witches Dance del 94. Loro sono tra i pionieri di un suono che in Norvegia troverà la consacrazione. Dicevo, la Norvegia è il fulcro e si può parlare di movimento nazionale perché Euronymous, proprietario dell'Helvete, aveva comunque corrispondenza via lettera con tutti quelli che erano i gruppi un po' più estremi in vista in Europa. Ma fino al Giappone. E oltreoceano, esatto, i SIG firmeranno per lui, per Death Like Silence. E in più le band, quando avevano deciso che la loro strada era suonare metal estremo, suonare black metal, andavano all'Helvete. La Norvegia quindi produce questo prodotto incredibile, lo chiamerò prodotto, perdonatemi, che mi fa pensare, mi fa domandare a me stesso, ma prima la Norvegia, per che cosa era famosa? Il salmone affumicato. È un po' poco, tutto sommato, no? C'era un movimento death che era un eco di quello svedese. Sì, ma stiamo parlando sempre di metal. Sì. Ma prima del metal. Probabilmente vivevano davvero di turismo e salmone. Sì, ma la Norvegia che mi affascina moltissimo, in realtà è un paese che rischia di essere quasi considerato anonimo se non avesse avuto alcune caratteristiche incredibili. Perché poi... naturale paesaggistico spaziale. Bellissimo. Ha questa qualità dei 6 mesi di buio che sì, magari sì. Anche per esempio a livello di popolazione. La popolazione sono pochissimi. Cioè, forse Oslo, c'è la Bergen, Trondheim, Tromsø su c'è la popolazione di Milano dove andiamo a vedere tutti l'aurora boreale a Tromsø, tutti magari andiamo, io non ci sono mai stato. C'è 4-5 città sì. a sud, Trondheim nel mezzo e qualche paesino sparso su, veramente a pochi milioni di persone. Prendi Torino e Milano, è fatta la Norvegia. Quindi abbiamo questo paese molto puritano, molto tranquillo, piuttosto benestante. A livello monetario. Sì, economico. A livello invece psicologico non tantissimo. Il benessere invece psicologico è un po' più in crisi, perché sappiamo che sono paesi in cui insomma ci sono delle statistiche preoccupanti per altri versi. Comunque in questo paese molto tranquillo, tendenzialmente, abbiamo questa esplosione. Abbiamo un'eruzione di proprio di malignità in musica, è una cosa allucinante. Ma penso che, ecco, i fattori dell'esplosione di questa musica siano anche da cercare nell'ambiente, oltre che nell'essere puritano e magari dalla religiosità opprimente, anche nell'essere estremo dell'ambiente. Tu passi dal mare ai ghiacciai. Ah, certo. Sul fiordo di Hardanger, dove sono stato nel 2017, tu puoi mettere la mano dentro una cascata, tu sei al mare, metti la mano dentro una cascata che scende dal ghiacciaio. Quindi non c'è una via di mezzo in Norvegia. Non c'è una via di mezzo. O c'è il sole o un buio pesto, perché o il sole a mezzanotte o di sole non ne vedi neanche l'ombra. Sì. O hai il mare o hai il ghiacciaio. È un paese estremo. È un paese estremo, quindi paese estremo, mentalità bigotta, adolescenza, casino.
Sì, per arrivare proprio in quel momento, negli primi anni 90, in cui si incontrano delle personalità incredibili Come e ho detto, s- si accende quella scintilla, no? Quel qualcosa nell'aria, brucia sì, e diventa la fiamma di Fantoft, la famosa chiesa di Bergen bruciata. E diventa la cattiveria che trovi dentro a un De Mysteris Dom Satanas, che diventa quel romanticismo oscuro. oscuro che c'è dentro un qualsiasi disco degli Enslaved. Ma quanto è importante che noi manteniamo viva anche questa sensibilità? Perché guarda che a livello di grandi movimenti culturali, oggi, 2025, ma che cazzo c'è rimasto? Che cazzo ci è rimasto? Di così emotivo, di così viscerale, di così furioso. Cosa Siamo c'è? in un momento in cui l'emozione è diventata un difetto. Esprimere la propria emozione, che sia rabbia, Mm. che sia amore, che sia qualsiasi cosa, è come se ti penalizzasse, perché se tu mostri un'emozione ti mostri debole, ti mostri attaccabile, ti mostri vulnerabile. Questo è molto importante, ribadirlo. Come puoi ribellarti a questo? Dovrebbe esplodere di nuovo una quarta ondata di black metal. Adesso bisognerebbe suonare e vivere un casino black metal. Voglio dire un'altra cosa. Se tu sei un adulto che cerca delle risposte su come vivere, puoi imbatterti in alcune scuole di pensiero che ti insegnano che non puoi cambiare la realtà, puoi soltanto esterna, puoi cambiare la tua realtà interna per vivere meglio. E questo modo di insegnare a stare al mondo È una minchiata. ha molto successo oggi. E non è di per sé solo, come dire, sbagliato, perché può essere applicato per stare Può meglio, essere utile in una società come questa che ti porta all'autodistruzione. esatto, in un certo senso è anche, se usata male questa filosofia, la chiave di accesso al conformismo più Esatto. assoluto, allo status quo inalterabile, alla dottrina del non c'è alternativa, there is no alternative, del neoliberismo, del turbocapitalismo, del mondo in cui viviamo, che ci dice tu ti puoi soltanto adattare. È chiaro che poi nascono, almeno a livello artistico, delle eruzioni contrarie a tutto questo, che ti dicono no, io voglio distruggere tutto, non voglio adattarmi. Ed è chiaro che questo venga dai giovani. Certo. Ed è giusto che venga dai giovani. Questa energia per cambiare il mondo, per come minimo continuare a credere che sia Tentarci, esatto. possibile, continuare a pensare che sia possibile, è sacra Una ed è cosa, dei giovani. una cosa che fa il black metal, vissuto per quello che deve essere, è linfa vitale per continuare ad essere contrari allo status quo. Non va perso quello slancio di libertà, quel non serviam, Sì, no? Dei Rotting Christ e prima ancora di Lucifero. Quel concetto lì non mi sottometto. non può andar perso. Puoi non farci caso se vuoi solo suonare, va benissimo, ma se proprio si smette di tenere viva la purtroppo oggi mal nominata fiamma nera, quello diventa un problema. Io credo che sia molto importante oggi tenere vivo questo spirito di resistenza interiore, di opposizione, di vaffanculo. Resistenza, a me piace un sacco. Mi piace un sacco mettere vicini i due termini, black metal e resistenza. Perché è quello che fa. Se tu ci pensi, è l'unico genere che, nonostante abbia più di 30 anni, continua a crescere. È un movimento che, nonostante l'andare dell'età, perché comunque dal 92, dal 93, sono passati 32 anni. Sì. Ok? E il black metal non sta morendo, ha rischiato di farlo a Ma fine degli anni 90. io vi porto il mio esempio personale. Io non sono cresciuto col black metal.
ma mi sono imbattuto nel black metal attraverso la mia rabbia, attraverso la mia insoddisfazione, perché le cose così come sono adesso non mi vanno affatto a genio. E quando ascolto un disco di black metal sento quel moto interiore in musica. Stavolta sono io a fare una domanda a te. Come ci sei arrivato al black metal? Devo pensarci. Perché io ricordo che abbiamo fatto un paio di concerti assieme. Sì. Quando io seguivo il canale, ho detto, oh, c'è Flavio. Allora, io sono arrivato al metal negli anni '80. Ok, quindi io, cioè, la base c'era già. Esatto. La prima sensazione di black metal è stata, per me, una copertina di una rivista che si chiamava HM, Heavy Metal, dove c'era Ozzy Osbourne che faceva le linguacce. Quella copertina era talmente oltraggiosa rispetto a altre cose che io avevo letto finora, tipo Rockerilla e altre riviste di musica, che ho pensato, ma questa è quasi pornografia, è vietato, è orribile, ma l'attrazione c'era perché era già una rottura degli schemi, era già un vaffanculo. E ho cominciato da allora a interessarmi al heavy metal, ad ascoltarlo, sempre con questa sensazione di proibito, di andare contro, che è coerente secondo me col black metal e che ha portato al black metal. Poi sono passato subito agli Slayer, al thrash, era la forma di musica più violenta che esisteva allora. Sì. E il black metal è arrivato dopo, ma è arrivato dopo anni in cui mi sono anche un po' allontanato. E io vivo un po' da Blackster nella mia vita perché vivo appartato nella natura, non voglio rotture di cazzo. Eri predisposto. Ero predisposto, io mi arrabbio per la superficialità che vedo intorno a me. No, non mi rassegno, ok? E non mi rassegno a vivere come un servo. Io sono un autonomo, sono indipendente, faccio un lavoro particolare, mi tengo fuori il più possibile dalla routine. Sì. Del mondo così com'è. Io vivo, se volete, un po' in stile black metal. Quindi sono assolutamente un neofita nel mondo per citare il buon Schizzo, un turista. Era bellissima quella e mi sta benissimo, ma lo rispetto enormemente proprio perché viene da questo impulso a non rassegnarsi. Questo. E quindi per oggi vi salutiamo con questa, se volete, con questa dichiarazione. Ok? Ciao a tutti da Flavio Troisi e Alberto Costa e da Broken Metal. Forza Satana.